Buongiorno, io sono Giada Tasinato e questo è il nuovo numero della serie di articoli appassionanti firmati Passione Antiqua, il negozio di antiquariato della mia famiglia situato ad Abano Terme. Per questo mese trattiamo un tema un po' diverso dal nostro solito, ma comunque secondo me estremamente affascinante, ossia i miti e le credenze legate alle varie gemme. Intanto vi dico che cliccando i link dei vari prodotti che vi mostro noterete sicuramente una grandissima novità. Abbiamo infatti rinnovato il nostro sito. Fateci sapere se vi piace, se lo trovate più carino, più funzionale e più semplice da navigare. Proprio per la sezione approfondimenti ci sono stati dei grandi cambiamenti, perché troverete ora tutti gli articoli appassionanti che abbiamo scritto in questi 2 anni e mezzo di questa rubrica, sempre tutti pubblicati proprio lì. Io lo trovo bellissimo e comodissimo, spero che piaccia anche a voi. Quindi aspettiamo assolutamente le vostre review, i vostri feedback sul nuovo sito, mi raccomando fateci sapere. Prima di essere usati nei gioielli e nell'oreficeria, le gemme sono state idee. A guardarle bene si può dire infatti che siano frammenti di natura sottratti al flusso del tempo quotidiano, materiali che sembrano sfidare la corruzione, la morte e l'oblio. E in ogni civiltà che abbia lasciato traccia di sé emerge proprio una costante. Una volta che l'uomo ha incontrato una pietra rara, luminosa e resistente, ha sentito il bisogno di attribuirle un significato che andasse oltre la materia. I miti e le superstizioni legate alle gemme non sono un fenomeno marginale né un semplice folklore. Sono una forma antica, ma ovviamente tutt'altro che ingenua, di pensiero simbolico, in cui convivono religione, medicina, osservazione della natura e ovviamente immaginazione. Parlare oggi di queste credenze non significa credervi, ma riconoscere una cosa fondamentale, ossia che le gemme per millenni non sono state solo beni preziosi, sono state protezione, linguaggio e memoria. Le gemme entrano molto presto nella storia dell'umanità, ben prima della scrittura, dei metalli lavorati e dell'artigianato complesso. Quarzi, ambre, conchiglie lucenti venivano raccolti e conservati, non perché utili, ma perché diversi. Infatti, in un mondo dominato dall'instabilità, stagioni imprevedibili, malattie improvvise, viaggi pericolosi, questi materiali offrivano un'apparenza di permanenza. Non si deterioravano, non mutavano, non si consumavano. Per questo divennero tra i primi oggetti a essere investiti di un valore sacrale e protettivo. Col tempo, ogni caratteristica intrinseca delle pietre venne caricata di un significato invisibile. La durezza divenne forza, la trasparenza verità, il colore sangue, cielo, vita o luce. La superstizione nasce così, quindi, non come credulità, ma come tentativo di leggere il mondo attraverso i suoi segni più eccezionali. Prima di diventare simbolo di lusso o di eternità sentimentale, il diamante rappresentava un'altra idea radicale, l'incorruttibilità assoluta. La sua durezza, superiore a qualsiasi altra sostanza naturale conosciuta, lo faceva apparire come un materiale sottratto alle leggi della fine. Nell'India antica non era apprezzato per la sua bellezza, ma per la sua forza. Per questo si credeva che fosse abbastanza resistente da poter proteggere anche chi lo indossava dal disordine del mondo e quindi da malattie, nemici e sventure inspiegabili. Nel mondo greco e romano questa visione continua. Ne prova il termine usato per chiamare questa gemma, adamas, da cui deriva il nome moderno diamante, che indica ciò che non può essere spezzato, vinto o piegato. Il diamante in questo periodo diventa metafora del carattere ideale, fermo, integro e impermeabile alla corruzione. Nel Medioevo si attribuirono al diamante proprietà ancora più complesse, come protezione dai veleni, dai sortilegi o dagli spiriti maligni. Indossarlo comunque ha sempre significato aspirare ad una solidità interiore, un'armonia dell'anima che rispecchiasse quella della materia. Con l'età moderna e l'avvento della gemmologia scientifica, il diamante ha perso ufficialmente il suo statuto magico. Eppure il suo valore simbolico non si è affatto dissolto.
Ancora oggi, infatti, viene scelto per rappresentare l'idea di eternità, fedeltà e resistenza assoluta al tempo. Non perché ormai si creda ai suoi poteri, ma perché continua ad evocare il desiderio tutto umano che qualcosa possa non finire mai. Il rubino colpisce immediatamente per il suo colore rosso, intenso e profondo. In ogni epoca e in ogni cultura, questo rosso è stato associato al sangue, al calore e all'energia vitale. In Asia si credeva che il rubino contenesse una fiamma interna, proprio una luce viva, capace di proteggere il corpo e lo spirito. Nel mondo antico e medievale divenne la pietra del potere e della guerra, che prometteva protezione nella lotta, coraggio nelle decisioni e resistenza alla paura. Era quindi la gemma dei sovrani e dei condottieri e veniva incastonata in corone, spade e insegne di comando. Nel Medioevo si diffuse anche l'idea che il rubino potesse mutare colore in presenza di un pericolo imminente, come una sentinella silenziosa contro il tradimento. Fin dall'antichità il blu profondo dello zaffiro è stato associato al cielo, non però come spazio fisico, ma al cielo come idea, qualcosa di superiore, stabile, immutabile. Osservare uno zaffiro blu significava confrontarsi con ciò che non cambia, con ciò che resta al di sopra delle passioni e dell'instabilità umana. Non è un caso che lo zaffiro blu sia stato scelto nei secoli da giudici, sovrani e figure religiose come pietra di autorità morale. Infatti il suo colore evoca imparzialità, lucidità di giudizio, capacità di mantenere equilibrio anche nei momenti di crisi. Nel Medioevo, intorno a questa gemma, si sviluppò un linguaggio ancora più simbolico. Si diceva che lo zaffiro ama la purezza, per indicare la sua capacità di calmare l'animo, allontanare i pensieri impuri e favorire la preghiera e la meditazione. Il suo colore e la sua limpidezza incarnavano visivamente l'idea di ordine restaurato. Ancora oggi, anche senza esserne consapevoli, continuiamo ad associare lo zaffiro blu a idee di stabilità, autorevolezza e continuità, perché quel linguaggio simbolico è entrato lentamente nel nostro modo di vedere il mondo. Se lo zaffiro blu guarda al cielo notturno, lo zaffiro giallo guarda alla luce del giorno. Non una luce che abbaglia, ma una luce che rende le cose visibili. Nelle culture orientali, infatti, lo zaffiro giallo fu spesso associato all'intelletto, alla saggezza e alla chiarezza mentale. Il giallo era il simbolo della luce che illumina il pensiero e permette di distinguere, ordinare e decidere. In Europa, soprattutto nel Medioevo, questa gemma viene collegata alla prosperità e al buon governo. Si credeva favorisse decisioni equilibrate e allontanasse l'avidità cieca, distruttiva e priva di misura. Le inclusioni e le venature visibili nello smeraldo hanno contribuito fin dall'antichità al suo straordinario significato simbolico. Nell'Egitto faraonico era legato alla fertilità, alla rinascita, all'eternità e incarnava la ciclicità della vita che ritorna dopo l'aridità. Nel mondo greco e romano si credeva invece fosse la pietra della verità, capace persino di incrinarsi in presenza della menzogna. Nel Medioevo gli vennero attribuite virtù legate alla vista, alla salute, ma soprattutto si cominciò a pensare che potesse preservare l'integrità morale e potesse fungere da antidoto contro l'eccesso, l'inganno e la dismisura. Ancora oggi lo smeraldo ci parla di una bellezza lontana dalla perfezione assoluta, di una bellezza che al contrario è viva, mutevole e fragile. Non promette l'eterno immutabile, ma la continuità della vita con tutte le sue irregolarità. Acqua del mare è un nome che racchiude un intero immaginario di viaggi, attraversamenti e incertezze. L'acqua marina è sempre stata considerata la pietra dei marinai, poiché si credeva potesse calmare le tempeste e garantire il ritorno sicuro. In un Mediterraneo solcato dalle rotte commerciali e militari, affidarsi ad una gemma significava cercare una forma di controllo simbolico sull'imprevedibilità del mare. Ma l'acqua marina non era solo protezione. Il suo colore limpido suggeriva anche chiarezza, parola sincera, comunicazione priva di inganno. Indossare un'acqua marina, in
questo caso non significava proteggersi dal male, ma favorire un rapporto equilibrato con gli altri e con l'ambiente. Fin dall'antichità classica, l'ametista venne percepita come un presidio contro l'eccesso, capace di suggerire equilibrio laddove l'uomo rischiava di perdersi. Pensate che il suo stesso nome deriva proprio dal greco ametistos, ossia non ebbro. Infatti si credeva che l'ametista proteggesse dall'ubriachezza, non soltanto in senso letterale, ma come difesa più ampia contro l'alterazione della lucidità. Progressivamente questo significato si spostò dalla temperanza fisica a quella morale e spirituale e l'ametista venne associata all'idea di chiarezza mentale, alla padronanza di sé e alla vigilanza interiore. Nella cultura cristiana l'ametista divenne una gemma fortemente legata all'autorità religiosa, tanto che negli anelli episcopali rappresentava la capacità di governare le passioni, di mantenere lucidità nel giudizio e di esercitare il potere senza esserne accecati. Il corallo, materia di confine tra organico e minerale, fu uno degli amuleti più potenti del Mediterraneo. Il suo colore rosso intenso, immediatamente legato al sangue e alla vita, lo rese uno strumento utilizzato contro le forze invisibili, come malattie improvvise, sfortune e malocchio. Durante il Medioevo l'uso superstizioso del corallo non diminuì, ma venne integrato nella cultura cristiana popolare. Piccoli rami di corallo cominciarono a comparire anche nei dipinti sacri e vennero associati alla protezione divina. In particolare, il corallo accompagnava spesso il periodo dell'infanzia come simbolo di difesa silenziosa e costante. Le perle si formano quando un corpo estraneo entra nel mollusco, che anziché respingerlo lo riveste e lo trasforma. Per questo le perle sono state simbolo di purezza come risultato di una trasformazione, anche non priva di dolore, e sono state associate alle lacrime, alla malinconia, alla luna e ai cicli del tempo. Nel mondo romano e poi medievale, queste gemme divennero protagoniste dei momenti di passaggio, matrimoni, nascite e lutti. Non proteggevano come un amuleto né rafforzavano come una gemma di potere, semplicemente accompagnavano promettendo continuità. Durante il Medioevo si diffuse anche l'idea che le perle potessero riflettere lo stato emotivo di chi le indossava, perdendo lucentezza in presenza di tristezza e malattie. Oggi le perle mantengono questo doppio volto, simbolo di eleganza senza tempo e insieme memoria di una bellezza fragile. Nella nostra società tendiamo a separare nettamente mito e conoscenza, eppure molte delle associazioni simboliche legate alle gemme continuano a vivere, spesso in modo inconsapevole. Quando scegliamo una pietra per ciò che rappresenta, quando parliamo di un gioiello come un portafortuna o come simbolo di un per sempre, riattiviamo un meccanismo antico. Non perché crediamo ai poteri delle gemme, ma perché abbiamo bisogno di oggetti che raccontino qualcosa di noi. I miti sulle gemme non sono credenze ingenue, sono narrazioni che raccontano ciò che l'uomo ha sempre cercato nella materia: protezione, senso e continuità. Forse è proprio questo, ieri come oggi, il loro bellissimo lato invisibile. Siamo giunti alla fine di questo approfondimento. Io vi ringrazio per avermi ascoltata e spero di avervi tenuto compagnia. Come sempre vi ricordo di seguirci su Instagram e Facebook per aggiornamenti quasi quotidiani. Ci vediamo il mese prossimo. Ciao passionari!